La più piccola delle Ferrari non è la più piccola delle Ferrari perché è ibrida, ha 830 cavalli ed è così compatta che vi voglia dire. Pain on the road isn't worth it. I can't touch the ground, isn't hopeless. I'm still lost. È importante mettere subito in chiaro le cose perché l'alternativa è quella di non intendersi, non capirsi. Qui sotto c'è un V6 che per concetto, sofisticazione, cavalleria e soprattutto sound è più vicino a un V12 che a un downsizing. Un piccolo 12 cilindri, è veramente un sound molto brillante quando vai a alti giri, un sound veramente metallico, con tante ordini alti e quindi veramente una cosa molto molto coinvolgente. È importante mettere le cose in chiaro anche perché questa nuova 296 GTB è più corta rispetto a un F8 di 5 cm, ma è soprattutto il suo passo a essere stato accorciato, sempre di 5 cm. Per migliorare la guidabilità, il piacere di stringere per le mani questo volante e in generale tutta l'esperienza. Quando parliamo di una macchina ibrida, tu devi sempre capire come puoi compensare l'effetto del peso, perché il peso è una certezza, no? Già prima le macchine non abbiamo fatto pesante apposta, no? E quindi se tu aggiungi il sistema ibrida tu di sicuro hai un extra weight di più di 100 kg e quindi devi inventare anche altre cose. Sulla SF90 abbiamo inventato questo front axle per fare torque vectoring che ha un equivalente di diciamo peso percepito di 200 kg e qua abbiamo lavorato soprattutto sul passo. Il passo velocizza la risposta della macchina in un modo incredibile. Piacere di guida, quindi tutto converge qui. Quindi V6 per togliere peso e meno peso significa agilità tra le curve, in accelerazione e in frenata. Una premessa insomma alla quale c'è da credere solo per i numeri che sono sul piatto. 0-100 all'ora in 2 secondi e 9, 0-200 in 7 secondi e 3 e una velocità massima di oltre 330 all'ora. Soprattutto un tempo sul giro, pista di Fiorano 1,21, quindi quest'auto è più veloce di oltre un secondo rispetto alla Ferrari F8, ecco dove sono finiti i 100 kg che separano proprio la F8 da questa 296 GTB in configurazione assetto Fiorano. Ogni dettaglio qui è curato per ottimizzare la performance, ma soprattutto ogni dettaglio è nascosto da una visione d'insieme unica, elegante, che fa sembrare semplice qualcosa che semplice non è. C'è sempre un razionale dietro ogni elemento stilistico di questa vettura, quindi la capacità del centro stile Ferrari, del mio team, è proprio quella di riuscire ad assorbire quelle che sono le esigenze tecniche, aerodinamiche, termiche e quant'altro e farsi quasi ispirare da queste cose, no? Poi non è semplice ovviamente perché c'è una grande complessità da gestire, no? Però come diceva il grande scultore Constantin Brancusi, che cos'è la semplicità? La semplicità è una complessità risolta e questo secondo me è un bel esempio, no, di questo tipo di approccio, no? Dettagli insomma che nascondono cultura rossa, emozioni per gli occhi, niente di scontato. Dalle citazioni colte, una su tutte qui nel passaruota alla 250 LM, alle cose che servono a farla correre o tenerla schiacciata a terra fino a 360 kg di downforce a 250 all'ora. Qui vediamo un passaggio aerodinamico sul tetto, qui vediamo prese d'aria, qui ci sono le prese d'aria legate al radiatore dell'olio, all'inverter, qui c'è il motore termico, qui c'è un camino necessario per evacuare il calore generato nel vano motore, c'è un'altra presa d'aria qua che ovviamente funziona grazie anche a questo passaggio. Questo modellato qui serve proprio a convogliare il flusso d'aria qui giù, sotto il nozzle, sotto lo spoiler. Quindi
è veramente una stretta combinazione tra tecnica e forma, che però deve portare anche alla bellezza dell'oggetto. Come su ogni berlinetta che si rispetti, il motore sta in vetrina, che è di vetro nelle varianti standard e di Lexan nelle varianti con qualche compromesso in meno, che come sulla SF90 si chiamano assetto fiorano. E da questa vetrina salta fuori tecnologia, certo, ma soprattutto un fatto: il motore alla Ferrari sta ancora al centro di tutto. È lui il nuovo campione mondiale di potenza specifica, categoria motori di serie, 221 cavalli litro. 3000 biturbo, angolo tra le bancate di 120 gradi, peculiarità tecnica non banale, il V6 tutto nuovo eroga 663 cavalli a 8000 giri, raggiunge il limitatore a quota 8005, è il capostipite della famiglia F163, è più leggero di 30 kg rispetto ai precedenti V8 ed è sovralimentato da 2 turbocompressori IHI monoscroll che stanno messi lì al centro della V, per abbassare il baricentro, ridurre le masse rotanti e incrementare le prestazioni. I turbo simmetrici e controrotanti toccano quota 180.000 giri minuto e sono più piccini rispetto a quelli montati sui V8. Così i ritardi d'erogazione sono abbattuti e la reattività del propulsore ringrazia. L'ordine di accensione 16342-5 è pensato per ridurre i carichi sui cuscinetti senza aumentare il peso. Grazie a un albero motore d'acciaio nitrurato, le masse rotanti sono perfettamente bilanciate. La particolare architettura del propulsore, che peraltro nel 1961 permise alla Ferrari di vincere il suo primo titolo costruttori nel campionato del mondo di Formula 1 con la 156 F1, ha permesso l'uso di uno scarico più lineare, a collettori e catalizzatori di Inconel che, tra le accortezze, aiutano a rendere da mezzo 12 il sound della 296 GTB. È poi il sistema ibrido a portare a quota 830 il bottino in cavalli di questa rossa. Tra il motore, che guardate dove sta in basso, e il cambio, è montata un'unità elettrica, un po' come accade sulla Ferrari SF90 stradale, solo che qui la potenza va solo sulle ruote dietro. Il nuovo sistema ABS Evo utilizza un controllore inedito per sfruttare al meglio i limiti d'aderenza del pneumatico, combinando il proprio funzionamento con l'aerodinamica attiva e con l'assetto a controllo elettronico per ridurre gli spazi d'arresto. Al Side Slip Control si affianca un sistema aggiuntivo che analizza le informazioni del servosterzo elettrico per valutare il livello d'aderenza in curva e garantire un migliore funzionamento dei sistemi di supporto alla guida. L'impianto Brake by Wire ha dischi da 398 mm davanti e 360 dietro e offre una corsa ridottissima del pedale freno, sensazione che abbiamo già imparato ad apprezzare sulla SF90. Anche su questa nuova ibrida plug-in di Maranello non manca l'I-manettino con le 4 modalità di guida: e-Drive, Hybrid, Performance e Qualify. Il driver deve avere tutto sotto controllo. C'è innanzitutto questo volante che racchiude una serie di funzioni, che è un vero e proprio display tridimensionale, no? Tutto l'interfaccia è un'interfaccia full digital, quindi sono tutti schermi. Il quadro, per esempio, è uno schermo riconfigurabile, dall'aspetto avvolgente e freeform, ci sono i satelliti che raccolgono altre funzioni tipo il clima e così via. C'è il LED-up display che aiuta tantissimo proprio a non distogliere lo sguardo dalla strada, e poi abbiamo inserito anche questo elemento a corollario, che è un elemento molto forte, molto connotativo, cioè la interpretazione moderna del famoso cancelletto, cioè della griglia di selezione del cambio interpretato in chiave tra virgolette digital, no? Tutto questo rende l'impostazione dell'interno veramente molto particolare e ovviamente driver oriented. In questa versione vediamo anche dei sedili che sono i sedili racing, diversi da quelli diciamo comfort che offriamo ovviamente. Molto interessanti perché sono dei sedili leggerissimi, hanno permesso veramente un abbassamento del peso notevole grazie al fatto che hanno una scocca in carbonio, quindi lo schienale non ha una struttura metallica e il sedile è stato concepito come dei padding applicati direttamente sulla scocca, un po' come abbiamo fatto sulla Ferrari. Sulla Ferrari ci sono proprio questi cuscini molto ergonomici
alleggeriti al massimo, applicati direttamente alla scocca. Insomma, la Ferrari alza l'asticella più in là in un segmento nuovo, quello delle supercar a 6 cilindri, mettendo tanta cultura di ieri e di oggi in un modello destinato a cambiare tutto per restare fedele alla promessa intrinseca di un'auto con queste proporzioni.